È un progetto così particolare che c'è una possibilità su 1.000.000 che funzioni. Che continui nel tempo, la possibilità è ancora più piccola e che si arrivi a registrare incolumi, o quasi, è qualcosa di ancora più raro. Il nome stesso racchiude l'idea che sia destinata a fallire, che abbia una fine già scritta in un certo senso. Ma essere destinato a non significa arrendersi. Il mio approccio non è fatalista, è il contrario. È cercare di spingere l'inevitabile un po' più in là, anche solo di 1 centimetro alla volta. Fatto questo, pranzo! Pranzo alle 10 di sera. No, nel mezzo ci sono gli stuzzichini e gli smerdini per Oh, sì. che poi Un accordo maggiore che esprime gioia. unico accordo maggiore. Quindi il discorso non è solo io voglio beccare il suono migliore, ma anche il suono adatto al loro per suonare meglio. Noi in qualche modo sì, siamo qui a scattare una fotografia del loro insieme, ma dobbiamo metterli nelle condizioni per cui loro possano esprimersi. E in questo caso è il sentirsi tutti bene assieme e nel loro caso è più difficile perché non essendo musica scritta, partendo dal concetto che è un'orchestra, quindi c'è un organico abbastanza anche numeroso, le dinamiche, il numero di strumenti. è come un chiacchierare a tavola, quindi c'è chi può alzare la voce e sovrastare gli altri e non senti più bene cosa stanno dicendo dall'altra parte del tavolo, no? Cose del genere, quindi creare questo tipo di armonia. È ovvio che pian piano, più il tempo passa, più ci sentiamo di essere completamente noi stessi, sia nelle prove che nei concerti. Questa è una cosa molto bella e di conseguenza, essendo noi stessi, mettiamo in mostra anche delle parti che magari portano a delle tensioni, insomma. Insomma, devo dire che dal punto di vista personale è una grande lezione la Doom per me, cioè è stata una bella scuola, perché appunto per uno che è abituato a passare, cioè io tutta la vita che la passo in gruppi da 3, 4, 5 persone, 6, ed è più facile, secondo me. È più facile perché appunto, quando si è 11, 12, 13, 14 persone, le differenze tra le persone non è che saltano subito all'occhio, bisogna scoprirle e a volte si scoprono anche attraverso anche dei litigi, capisci? Cioè, una volta ho urlato addosso di tutto a un mio compagno di band, non dico nomi. Però in realtà quello che è successo dopo mi ha fatto capire quanto belle siano le differenze tra le persone. Ecco.
insomma, la bellezza di questo gruppo è che vivi anche questi momenti di scontro, se vogliamo, però poi comunque c'è la voglia di darsi un abbraccio e si ricontinua a suonare come prima, insomma. Però insomma, è stato un momento di tensione molto alta, quindi me lo ricordo, mi è rimasto impresso, però anche mi è rimasto impresso la cosa bella che poi siamo qui, insomma, a registrare, a suonare insieme. Stavamo facendo delle prove ed è passato il classico stormo di uccelli che fa le forme strane in cielo e ci siamo messi tutti a guardarlo. C'è stato un momento in cui tutti quanti erano lì che guardavano in alto e dicevano la loro ed era un momento molto divertente e secondo me i momenti migliori della Doom sono così, insomma. C'è anche un gusto comune per qualcosa che attira l'attenzione, che è per una forma, no? Sempre facile capire se quello che tu stai sentendo deriva da un fattore musicale o il tuo emotivo, però quando si riesce a raggiungere una sensazione di connessione con tutti gli altri e le altre musiciste è una cosa molto molto bella e lo si sente proprio, cioè, quando c'è quella sensazione di far parte di un'unica entità. Perché è vero, stiamo registrando un disco, quello che dico, quindi è un po', potrebbe sembrare controproducente, ma credo che questa sia musica fatta proprio per il live, per le vibrazioni delle onde dal vivo, per come interagiamo con il qui e ora. Credo che 13 persone, 12 persone che fanno questa cosa davanti a te possa essere un valore dal punto di vista esperienziale molto molto forte per uno spettatore.
studio è una specie di sala chirurgica per tutto, per la musica, per le emozioni, per la psiche, si amplifica tutto perché tutto viene guardato più da vicino, per cui qualsiasi cosa si ingigantisce e per cui se anche a livello emotivo e psicologico non ci si riesce a frenare, la diga che si aprirebbe sarebbe molto più grande. Ma è l'affetto che proviamo nei nostri confronti che ci permette di dare un freno al nostro ego e dire ok, ho delle necessità che vanno limitate in funzione delle necessità degli altri, e in questo modo funziona. È l'empatia, è la condivisione empatica che è la vera differenza, l'unica vera differenza nei gruppi che fanno questa musica, che funzionano meno. Trovo che il luogo dove ci troviamo sia assolutamente perfetto per quello che stiamo cercando di fare. Ed è importante anche quello, il contesto è importante. Perché li hai costretti a fare il giro della porta? Perché si rendessero conto di questa cosa qui. Quanto è bella fondamentalmente, quanti spunti ci possono essere, quanto importante sia il luogo dove si è, il contesto. Nell'improvvisazione è tutto. Chi dice che l'improvvisazione è sempre la stessa, le cose sono già state fatte, appunto non tiene conto spesso proprio del contesto e di come il contesto debba cambiare quello che suoniamo, quello che siamo alla lunga anche. Per cui stare 3 giorni qui è un privilegio, una fortuna e sono molto contento della cosa. Certo ci fossero un po' meno zanzare, ma siamo pur sempre in Veneto. Diciamo sì che una cosa che notavo è che negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato un cambiamento, nel senso più che un cambiamento, un naturale sviluppo, quindi tutta la parte precedente era necessaria per arrivare a questo punto ovviamente. Però io credo che abbiamo iniziato a fare cose veramente che hanno un certo valore negli ultimi appunto 2 o 3 anni. Valore inteso come artistico ma anche come personalità, si è creato un suono di gruppo, ecco, insomma.
sicuramente è cambiato, però non saprei dirti nello specifico come, perché comunque è una lenta evoluzione che ci portiamo avanti con la miriade di prove che facciamo e con tutti i concerti, insomma. Mi aspetto anche una crescita della Doom. È la prima volta che abbiamo occasione di suonare per 3 giorni consecutivi in un posto dove siamo solo noi, è una cosa che non era mai successa prima, per cui già solo il fatto di stare insieme secondo me. Chiaramente è difficile, c'è sempre una prima esecuzione ogni volta, quindi può capitare che facciamo prove in un corridoio e viene l'album della vita e veniamo qua magari super attrezzati, super tutto 3 giorni e non ricaviamo niente, quindi in realtà c'è anche bello così. È un favore che ci facciamo, perché poteva rimanere tutto nel vuoto, insomma. Non è detto che andrà avanti ancora tanto questa cosa, e a modo di dire abbiamo fatto. Questo è il primo disco che realizziamo e già di questo sono molto contento perché una registrazione di questa cosa, una produzione a maggior ragione difficile da organizzare. Dove potrebbe andare a parare da un punto di vista più artistico, quindi in quanti concerti, eventuali altri dischi, se mai faremo una tournée, questo non te lo so dire, ti dico che mi auguro di poter fare più roba possibile, di poter continuare questa follia. Se devo essere sentimentale, vabbè, lo sarò a questo punto, visto che sto per diventare papà, mi verrebbe spontaneo dedicarlo a mio futuro figlio, visto che di sicuro sarà il primo album che sentirà almeno del papà, quindi... L'idea che giunti a questo punto sia scontato che il progetto sopravviva da solo non mi ha mai attraversato la testa, né mai la attraverserà. Anzi, questa è una condizione necessaria affinché io riesca a metterci le energie per farlo continuare. Può sempre finire tutto domani o oggi, e non credo questa cosa cambierà mai. Tutto quello che abbiamo raggiunto ce lo siamo guadagnati con le unghie e con i denti, e per ogni minimo aiuto ricevuto ne siamo estremamente grati. Personalmente, quando Mirko e Daniel si sono proposti di finanziare le registrazioni, ci ho messo 1 giorno e mezzo a realizzare il fatto che qualcuno potesse tenderci una mano così grande. E lo stesso vale per chi ha il coraggio di invitarci a suonare in festival, locali o rassegne. Non sono tendenzialmente costruito per queste situazioni, per cui quando succede sono molto lento a reagire. Ma sono gesti che per me valgono moltissimo, di cui, come spesso in questa storia, mi sfuggono quasi tutti i perché. Può essere che questo progetto sia nato soltanto come modo per sentirmi meno solo, oppure perché è qualcosa di cui avrei voluto sempre far parte. Ma di sicuro uno dei motivi che mi spinge ad andare avanti è che quando siamo insieme, nonostante tutte le difficoltà e le paure, riesco ad essere la versione migliore di me stesso.
La selezione e il mixaggio, la progettazione e la pubblicazione del disco hanno richiesto quasi 6 mesi di lavoro costante, ma finalmente riusciamo a pubblicare il nostro primo disco, Our Seal Lies Within, e a presentarlo a Padova nella splendida Sala dei Giganti. Immagino ci sia un senso più profondo in tutto questo, che va oltre il fare musica insieme. Credo che condividere davvero, a fondo, con altri esseri umani questa musica possa creare legami davvero misteriosi e rari. Mi piace pensarci in cerchio, immersi nelle profondità marine, paradossalmente intenti a pescare. E spero avremo la possibilità di pescare insieme ancora per lungo tempo.